È una cosa che ho affrontato anche in una lezione di qualche tempo fa, che si chiama Musica e Ipnosi, ma vorrei parlare adesso e aprire un attimo, fare delle piccole aperture sul tema del tempo. Una delle definizioni più belle del tempo con le quali mi sia incontrato è proprio il trascorrere degli eventi. Il tempo è il trascorrere degli eventi. E l'altra cosa interessante è che il tempo è legato allo spazio, cioè noi esseri umani non riusciamo a percepire il senso del tempo se non legato allo spazio e se non legato al movimento, cioè è un qui e un lì. Chiariamoci meglio. L'orologio si muove la lancetta, quindi so che è passato del tempo. Il semino che è dentro la terra prima non si vedeva, poi si vede, poi germoglia, no? C'è un prima e un dopo, c'è un attraversare l'esperienza, no? Quindi il trascorrere degli eventi, delle esperienze, del nostro percepito ci fa sentire il senso del tempo. Questa è una bellissima definizione. Ma arriviamo alla parte che mi interessa oggi. Come mai non c'è mai tempo? Sembra che le persone non abbiano mai tempo, non ce n'è mai. Cioè non è mai abbastanza, non ho tempo per i figli, non ho tempo per il lavoro e questo e quest'altro, devo correre, devo sempre correre, no? Dove finisce sto tempo? Dove va a finire? Addirittura c'è un termine inglese che si chiama small talks e che ha a che fare con frasi brevi, concise, parlare praticamente del nulla, no? Perché gli inglesi tendono a, o comunque non soltanto gli inglesi, il mondo anglosassone in generale, il mondo occidentale che si basa sulla lingua inglese, tende ad avere questa cosa del quick, fast, cioè del rapido, del veloce, no? Vogliamo parlare di coscienza? Ma sì, dai, abbiamo 5 minuti. Ma come 5 minuti? No? Vogliamo parlare di legiferare su un decreto importante di... Va bene, dai, ci abbiamo mezz'oretta. Ma come mezz'oretta? Eh sì, oh, poi dopo devo fare altre mille cose, no? Vorrei trattare un po' questa roba perché viviamo un paradosso pazzesco nella nostra società, cioè tutto quanto corre sempre più velocemente. La tecnologia ci permette di fare le cose molto, molto, molto più velocemente. Questo significa che ci dovrebbe avanzare il tempo, non che ne dovremmo avere meno. Questa assurdità, questo paradosso ci sta, come si dice dalla mia parte, imbamberando il cervello, cioè ci sta veramente tirando scemi. Non è possibile, cioè se riusciamo a fare attraverso la tecnologia tutto quanto in mezz'ora, la stessa cosa che ci voleva un pomeriggio intero, io adesso, di quantità di tempo libera, dovrei avere un pomeriggio intero meno mezz'ora, che è tantissimo tempo. E invece no, c'è un sovraffollamento di cose. Una bellissima conferenza di Umberto Galimberti ha segnato un po' questa cosa in me, cioè, quando lui parla di interdizione della meta, cioè parla di ostacoli che si frappongono fra noi e quello che vogliamo raggiungere. E lui fa questo esempio magnifico, fra l'altro, del suo tempo, insomma, mi viene un po' di emozione a pensare a questa cosa, no? È dell'inizio del secolo lui. E dice prima, per arrivare a sposare una ragazza, cioè, ma passavano settimane, mesi, ma tu dovevi prima guardarla in chiesa una volta o due, poi piano piano, no, c'era soltanto la domenica, il tempo in cui ci si riuniva, altrimenti le persone erano nei campi, non si vedevano mai, no, e a un certo punto conosce qualcuno che conosce lei e allora per terza sponda gli fai sapere questa cosa e finalmente magari dopo 3 o 4 mesi, tempo permettendo, tempo in questo caso non tempo
legato allo spazio ma a tempo meteorologico, allora ti incontravi nascosto da tutto e da tutti sotto un albero, no? Cercando di non farti vedere perché insomma se ti facevi vedere da qualcuno era una certa cosa, c'erano, ah no, deve arrivare illibata al matrimonio e quindi non si potevano fare certe cose. Prima di dare un bacio c'era una quantità di lettere, di scambio di, no? Pathos incredibile. E quando si mettevano finalmente insieme e si sposavano, le persone stavano 40-50 anni insieme. Adesso non è più così, c'è una velocità, c'è un consumo stratosferico. E, ve lo ripeto, dovremmo avere più tempo. Prima che tempo non ce n'era, le persone stavano un sacco insieme, adesso che tempo invece ce ne dovrebbero essere, c'è un uso e consumo di queste relazioni importanti, insomma, per chi crede nel matrimonio. Poi, insomma, io non ci credo nel matrimonio come forma di unione, ma insomma, cercate di capire. A quell'epoca il matrimonio era una cosa importante. E allora l'interdizione della meta è un qualcosa di utile. Voglio raggiungere il mio obiettivo e c'è qualcosa che me lo impedisce, io sono obbligato a lottare per ottenere quella roba lì. E quella lotta che faccio, quell'energia in più che ci metto, quella rottura di palle che ho nel mezzo, fa sì che poi io dia molto più valore a ciò che ottengo. Ecco perché, per esempio, tante volte si dice non date le cose ai vostri figli così, no? Le cose a cui diamo valore ce le siamo sudate un po'. Mm? Guarda che mamma ti compra il giochino nuovo se tu per le prossime 3 settimane apparecchi la tavola, lavi il cesso, pulisci il piazzale. No, scherzo, no. Se no diventate insomma degli schiavisti. Però nel senso responsabilizzateli, no? E questa cosa ha funzionato per tante generazioni. Cioè capire il valore delle cose. Guardate cosa succede alle generazioni di adesso con il valore dei soldi. Il riuscire ad ottenere una quantità di soldi tale per cui è esagerata e la gente fa di tutto, li spreca, non pensa, no? Cioè dici, ma hai buttato via soldi facendo certe cose, ma perché invece di buttarli via non li dai a qualcuno che non ce li ha? Perché non c'è quel senso, non c'è stata quell'interdizione della meta che ci fa capire il valore delle cose. Nella nostra società l'interdizione della meta è aspettare, è allungare i tempi. E quando davvero non ce la facciamo più diciamo adesso tocca a me, no? L'interdizione della meta è interessante quando qualcuno ci mette i bastoni fra le ruote. E dall'altra parte, se si deve parlare di relazioni, l'interdizione della meta è un qualcosa che fa capire all'altro quanto per noi è importante. Sei disposto ad aspettare? Sì. Sì. E stiamo parlando ancora di tempo, eh? L'overview che sto facendo sul tempo oggi. Insieme a questo che vi ho detto fino adesso c'è anche un discorso di concentrazione che si sta abbassando sempre di più. L'ultima volta che ho sentito parlare uno specialista riguardo questo parlava di 6 secondi, 6-7 secondi. Ok, c'è qualcuno che ha detto addirittura 3 secondi meno di un pesce rosso. Poi ho scoperto che non è vero dei 3 secondi, i pesci rossi hanno più di 5 secondi. Oh, qui ce la lottiamo, a secondo per volta. Ecco, questa cosa qua è interessante perché è agevolata addirittura dal sovraffollamento delle cose che facciamo. Quindi vi ripeto di nuovo il paradosso. Abbiamo una tecnologia che ci permette di fare le cose in meno tempo, quindi significa che abbiamo più tempo libero, ma quel tempo libero lo riempiamo, lo impacchettiamo di roba. Ed è chiaro che a un certo punto soffriamo il sovraccarico cognitivo. Guardate per esempio la quantità di informazioni che danno i telegiornali o comunque insomma i media, non lo so perché io sarà 15 anni che non ho più la televisione, no? Quindi non seguo, mi cerco solo le cose che mi interessano a me, punto, va bene? Però quello è un grossissimo sovraccarico cognitivo che va a stancare tante delle funzioni del nostro cervello, della nostra mente,
ora li sto mettendo insieme anche se non sono proprio la stessa cosa, per di più sappiamo che c'è chi dice 40, c'è chi dice 45, 60 minuti, dovremmo fare una pausa. Allora, e parlo degli italiani, voi non avete un'idea di quante persone io incontro che fumano perché così hanno la giustificazione di fare una pausa ogni oretta. E allora tu prendi 10 minuti per farti la tua sigarettina, in 8 ore sono 80 minuti. E al datore di lavoro gli hai tolto un sacco di tempo, no? Per farti male. Prova ad avere 80 minuti di pausa, andando fuori o riflettendo o contemplando, arriva il datore di lavoro, ti batte sulla spalla e ti dice: «Uè, ciccio, che cazzo fai? Sei qui senza fare niente?» Ho capito, ma questi stanno tutti fumando, perché non posso fare una pausa? Sì, ma allora stanno fumando, tu non stai facendo niente. Abbiamo un sovraffollamento mentale e dobbiamo giustificare tutto facendo qualcosa. Poi non a caso c'è un boom paradossale di mindfulness, cioè leva un pochino di mente, no? O comunque concentrati in un certo modo. Ce n'è bisogno, ce n'è di nuovo bisogno di ritrovare certe condizioni. Ok, ora non voglio parlare male della mindfulness o male della meditazione, non è questo il discorso, è soltanto, cioè cominciamo a ritrovare la necessità di riprendere in mano alcune cose. Ho dei clienti che mi dicono: sì, chiudo gli occhi e rifletto, e che faccio? Ah, niente, chiudi gli occhi e non fare niente. È difficile per noi nella nostra società pensare di non fare niente. E il fare, come vi ho detto all'inizio, se avete capito bene, è legato al tempo. Perché vi ho detto che il tempo è legato allo spazio, lo spazio è il movimento e ogni cosa che si muove è un'azione. Quindi il tempo noi lo percepiamo in funzione delle azioni. Guardate che paradosso pazzesco stiamo vivendo nella nostra società e non ci soffermiamo mai a riflettere su questa roba. E come facciamo noi a programmare la nostra vita se non abbiamo delle idee ben chiare su queste cose qui? Sovraffollare la vita di cose da fare è uno dei problemi più diffusi. Devo fare qualcosa, non devo pensare, devo fare qualcosa. Ed è uno dei problemi più diffusi all'interno di profili psicologici di persone che non danno valore alla propria vita. Perché si riconoscono nel fare e non nell'essere. Ed è interessante sta roba, per chi ha fatto formazione trasformativa con me lo sa, cioè questo discorso del fare e dell'essere, dell'essere del fare, il fare che si manifesta nell'essere. Cioè, è un tema corposo, ma rimaniamo nel tempo perché ho delle altre aperture da darvi e poi così almeno possiamo dibattere tutti quanti insieme. Ci sarebbe tanto bisogno di fare niente, di fare niente, zero, nulla, ti fermi lì e non fai niente, ti prendi una pausa. E sembra essere una condizione ingiustificabile nella nostra vita. E lei chi è? Io sono l'ingegnere, e no, ma quello è quello che fa, non chi è. Ci hanno detto, e ormai questo è passato qualche anno, i neuroscienziati l'hanno studiato abbastanza presto, questa roba, non è possibile lavorare in multitasking. Non è possibile. Cioè, è inutile, poi dopo io sento dire, vabbè, questa è la tua opinione. No, non è un'opinione. Facciamo molto velocemente il passaggio da una cosa a un'altra, a un tempo così irrisorio che ci sembra essere fatto tutto insieme, ma possiamo fare una cosa per volta.
Fra l'altro, più cose facciamo contemporaneamente, più le cose che facciamo contemporaneamente le facciamo male, le facciamo con sufficienza, le facciamo con poco approfondimento. E allora, ora mi viene in mente la classica casalinga che sta girando la minestra col bambino in collo che dice al marito se gli parcheggia la macchina, che però sta tenendo il telefono e parla con l'amica, no? Tutta sta roba qua è una confusione bestiale. No, no, non sai che se voglio sparare addosso alle donne, ma che però le donne hanno un cervello un po' più multitasking rispetto all'unico neurone che gira nella testa dei maschietti. E quindi noi... Aspetta, non mi dire niente, mi confondi. Sto facendo questa cosa, no? Ok, siamo un pochino più spirito, si dice, no? Cioè siamo più lineari, più nel fare. Noi ci manifestiamo nel fare più che nell'abbracciare, nell'osservare la globalità delle cose come le donne fanno. Poi vi ricordo che noi diviniamo donne e uomini, ma la realtà dei fatti è che dovremmo parlare di una parte nostra maschile e di una parte nostra femminile, che è presente comunque al di là del fatto che ci abbiate il pisellino o la patatina. Ok? Quindi sia ben chiaro anche lì, non sto sparando addosso a femmine o maschi. Eh, L'altra cosa interessante dello smettere di lavorare con il multitasking è finalmente riuscire state attenti a questa parola perché poi Lucia mi ha suggerito di fare un incontro solo su questo e lo faremo, ma insomma lo facciamo magari fra un mese. È lavorare in multitasking ci impedisce di identificarci con ciò che facciamo. Cioè non riusciamo più a mettere in ciò che facciamo la nostra singolare soggettiva identità. Non lo facciamo più manifestando noi attraverso quella roba lì, perché stiamo facendo 10.000 cose. È come dire, noi siamo un bel nocciolo di roba, però diluito, alla fine non si capisce più che differenza c'è fra Caruso, Giovanni, la Martina, la Valentina, e alla fine quelle cose che facciamo non parlano più di noi. Facciamo 10 milioni di cose. Da una parte è comprensibile. Guardate quello per esempio, e faccio una digressione ma per farvi capire meglio. Guardate quello che sta succedendo ai grandi magazzini. Tu vai in un unico posto, c'è tutto. C'è tutto fatto un po' così, ma c'è tutto. E invece prima, come era l'Italia, fatta tutta da negozietti. Entri in un negozietto e ci sono tre cose, ma minchia come sono buone quelle tre cose. Oh, madonna, la rigatina buona come la fa lui, non c'è nessuno. E quello fa i primi, quello fa il vino, no? Cioè proprio... E c'era un'identità anche in ciò che noi facevamo. Non a caso stiamo andando verso franchising, no? Tutto uguale, tutto average, dicono gli inglesi, no? All'incirca. Questa roba all'incirca. Vorrei un bel piatto di penne all'arrabbiata, all'incirca. Cioè un po' nervoso, non proprio arrabbiato. Non- non- E questa roba ha a che fare moltissimo col tempo, cioè con come noi maneggiamo il tempo. E poi in fondo vi darò una sorta di esercizio, una sorta di vademecum, così che voi possiate avere un po' più di margine sul tempo. Va bene? Che è una cosa che gli piacerà tantissimo a Giovanni. Allora, se noi continuiamo a pensare di non avere tempo, abbiamo già capito che è uno sbaglio, perché tempo comunque sempre 24 ore al giorno sono per tutti. Il tempo lo devi ritagliare da quelle 24 ore. Se non lo ritagli vuol dire che stai facendo un miliardo di cose dove uno non ti ci riconosci, anzi ti ci perdi e non sei funzionale. Cosa succede a una persona che non ha tempo? Lo divido in quattro categorie e ve lo racconto. Primo, relazioni cattive. Cioè, gli amici sono delle persone con cui coltivare esperienze attraverso il tempo. Se non hai tempo per gli amici, dopo un po' quell'amicizia non la perdi. Mi diceva mio papà, le amicizie sono come i fiori, le devi innaffiare tutti i giorni. Non hai tempo? Meno amici.
Quindi relazioni cattive con gli amici, relazioni cattive con i partner. Ma possibile che noi ci siamo americanizzati così tanto per cui, porca miseria, non riusciamo a vedere il nostro partner? Ora io non ce l'ho, ma insomma, il partner in casa dice: Ma no, ma io arrivo la sera, sono stanco, ceniamo, andiamo a letto. Dovrebbe essere la persona più importante della vostra vita e non ci spendete tempo? Spendete nel senso impiegare tempo? Non sto condannando chi lo fa, sto soltanto prendendo in considerazione delle aperture che hanno a che fare col tempo, quindi non vi sentite giudicati in nessun modo, ok? Sto facendo delle considerazioni. Cattive relazioni con amici, con partner e poi se non avete tempo anche col sesso. Vi piace? Dai, oh, facciamo una sveltina? Può essere, ma insomma ci va del tempo. Il famoso romanticismo di cui tanto ci hanno parlato i nostri genitori, ok, io sono del 75, quindi fatevi voi un conto, va bene, di chi sono eh, figlio, no? No, del post-guerra, e tutto quel romanticismo lì ha a che fare con lo spendere tempo, ma non in presenza, necessariamente in presenza. Il romanticismo è anche riflettere 2 o 3 settimane prima di invitare la propria donna in un posto perché attraverso l'amica hai fatto un gioco di domande per cui hai capito qual è esattamente il ristorante che gli piaceva, cioè investire tempo anche mentale. Ed è quello che rende bellissima una relazione, no? Le altre relazioni cattive sono con i colleghi. Cioè, quando lavoriamo, le relazioni devono essere solide. Non a caso, se ci avete fatto un pochino attenzione, negli ultimi 10 anni sono state fatte tantissime formazioni alle ditte che vengono chiamati team building, cioè quali sono quelle attività che creano unione, no? E si spende un sacco di tempo insieme. Grazie al piffero, vedrai, ci vuole. Ragazzi, ma se noi andiamo a lavorare 8 ore tutti i giorni, è un terzo della nostra vita per tanti anni. E che vogliamo davvero delle relazioni brutte perché non abbiamo tempo di dire le cose come bisogna? Oh, ascolta, non c'ho tempo, te la dico così. Ma guarda che è brutto essere trattati in questo modo solo perché non hai tempo. Fra l'altro, investire tempo in una persona è veramente un buon investimento. Soprattutto se è un collega che sai che farà carriera insieme a te, cioè che te lo troverai per anni insieme. Altro punto, se non hai tempo hai una comunicazione pessima. Ne ho parlato appena adesso. Cioè voler dire tutte le cose in 5 minuti, voler fare, per esempio, i miei colleghi fanno questo tipo di incontri con l'orologio 35 minuti perché è 35 minuti e ti mettono tra un cliente e l'altro. Vaffanculo, cazzo! Se c'è da sviscerare qualcosa, il tempo ci vuole. Se non hai tempo, vai. Qual è quella persona che noi chiamiamo esperto? Quello che ha fatto esperienza. E che cos'è la prima cosa di cui ha bisogno l'esperienza? Tempo. Tanto tempo trascorso a fare quella roba là. Quindi la comunicazione ha bisogno di tempo. Perché ha bisogno di tempo la comunicazione? Perché quando io parlo, dico delle cose, il mio interlocutore in qualche modo ha bisogno di pensare. Se ci avete fatto caso, da quando è iniziato questo incontro, ci sono stati dei momenti in cui io sono stato in silenzio. Certe volte faccio finta di leggere, certe volte faccio delle pause, perché il vostro cervello davvero ha bisogno di riflettere. E non c'è bisogno sempre di correre, 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 correre. Sento per esempio i Google Talks con grandi personaggi fra l'altro e ci sono questi di Google che parlano e dicono bene, adesso questo personaggio ci dà un'ora del suo tempo e in quell'ora ci mettono dentro tutto. Allora meglio dire una cosa tante volte in un'ora, rimane più fissa. Capite come un certo tipo di mindset, il non avere tempo, alla fine provoca poi anche una serie di reazioni nelle relazioni e nella nostra comunicazione. Fra l'altro la comunicazione è una forma di relazione per forza.
non necessariamente con gli altri, anche con noi stessi. Quindi silenzi, c'è bisogno di silenzio e non va sempre riempito tutto il tempo di parole, e c'è bisogno di riflettere e far riflettere. Venditori bravi che ho conosciuto, che mi hanno sorpreso, mi hanno detto: adesso hai tutte le informazioni riguardo quella macchina, ti ho parlato di tutto, vai a casa. Come vai a casa? Ma scusa, non sono venuto a comprare. Vai a casa, riflettici, pensa a quello che ti ho detto, perché voglio che quando compri la macchina tu sia sicuro di quello che fai. Bello, eh? Bello, cioè dare anche la libertà del tempo della riflessione all'altro. Far capire: sono qui. Quando sei pronto, torni indietro e me lo dici. L'altra cosa che se non hai tempo è un casino è l'alimentazione. Io vi sfido a cucinare con poco tempo. E guardate che ha un mercato indotto. È un'induzione a fare così, cioè a schiavizzare le persone, a compattarle sempre, a non farli mai respirare, a non farli mai alzare la testa perché sennò vedono altro rispetto a quello che stanno procando. La condizione di vivere da pecora è un qualcosa che viene sovraimposto. Non è che sono incazzato con i poteri forti, ok? Però parliamone di queste cose. Se io dico a una persona: fai questo, poi fai questo, poi fai questo, e non gli lascio tempo, a un certo punto questa persona diventa un automa, cioè esegue, non riflette più. Vogliamo parlare del fatto che il cervello ha bisogno di un sacco di ossigeno e un sacco di zucchero? E se voi lo impiegate nelle azioni del fare, 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 diventate dei processori, cioè prendete istruzioni e le agite, non le riflettete più, perché non avete più quella spinta in più, quell'energia in più che vi serve. Serve tanta, tanta energia per riflettere, per pensare. Lasciamo stare il discorso che adesso su YouTube tutti quanti sono pensatori, no? Sono tutti quanti influencer. Mi fa ridere sta cosa. Vabbè, insomma, l'accettiamo così. Però prendiamolo in considerazione che l'alimentazione sana ha bisogno di quello che adesso è diventato una sorta di marketing, lo slow food. Ma vaffanculo, mangio, cazzo, ma perché mi devi anche mettere un'etichetta sopra per vendermi di più quella roba lì? Ma che. Ma poi noi italiani siamo cascati in una trappola pazzesca, ragazzi. Dalle mie parti il McDonald's si chiama Merd Donald, Merdonald. E io vedo persone che premiano i bambini andando a comprare il McDonald's. Ma scusa, ma che premio è? Ma dammi piuttosto un calcio nelle palle. Per cosa? Per fare prima? No, ti metti lì con calma, lavi per bene la verdura, la tagli, ma ci vuole tempo. Ci vuole tempo. E mi dimostri che mi vuoi bene. Un'altra cosa che non funziona bene quando non abbiamo tempo è il lavoro. Perché quando non abbiamo tempo noi soffriamo lo stress. Lo soffriamo anche per altri motivi, sia ben chiaro. Però questa mancanza di tempo è una rottura di scatole nel lavoro. Perché fa sì che la buona qualità si abbassi fino a ritornare al concetto di average, ovvero all'incirca. Ci va il tempo che ci va. Vogliamo poi parlare dei processi di cambiamento, vogliamo parlare dei percorsi di crescita personale. Ci va il tempo che ci va, mi sono rotto le palle, ormai l'ho detto troppe volte in video, anche nei miei video su YouTube. Questa storia che tutti vendono: ah, ma io ho la tecnica miracolosa che l'appiccico a tutti, funziona, una sessione e via, t'ho risolto. T'ho risolto cosa? Poi queste persone vengono da me e io gli dico: ci va del tempo, uffa, meglio però saperle queste cose, no? E giustamente il cambiamento ha bisogno di tempo
Perché stiamo parlando della persona più importante della nostra vita, cioè noi. Voglio vedere se non date tempo a voi stessi che vita di merda fate. Cioè, immaginatevi che voi dite a una persona io ti amo tanto, ma la vedete per 5 minuti una volta all'anno. Che valore ha quel io ti amo tanto? Ci dovete spendere tanto tempo. Io ho sentito dire alcuni che qui non se ne prendano a male per piacere i genitori, però io queste castronerie poi ci rimango male perché per tanti anni ho insegnato anche a bambini piccolini e lo so. Sento dire ai genitori, ah sì è vero, io non lo vedo mai mio figlio, però quando ci sono è tempo di qualità. A tuo figlio non gliene frega un cazzo del tempo di qualità, non sa nemmeno distinguere il tempo di qualità. Non lo sa perché non ci sei, ma tu ci devi essere presente. I bambini hanno bisogno di modelli, non di guarda tu questa cosa la fai così, no, me la fai vedere, me la fai rivedere e ti dedichi a me. I bambini hanno bisogno del tempo dei genitori, hanno bisogno di tanto tempo e hanno bisogno di vedere i genitori che piangono, i genitori che sono messi bene, che sono tutti con la camicia oppure che sono a torso nudo, quella volta che hanno sbagliato e si sono dati una martellata sul dito, quella volta che fanno la pipì, hanno bisogno di tutte le sfaccettature, di tanto tempo. Non esiste il tempo di qualità, il tempo è tempo. Semmai il tempo di qualità non lo dai tu, è come l'altro apprezza il tempo che gli stai dando e lo rende di qualità o meno. Vorrei darvi un piccolo vademecum, un piccolo esercizietto che vi potete scrivere se volete, ve lo do punto per punto, in modo che possiate avere più tempo o che lo possiate organizzare meglio. Va bene? Non è un trucco, non vi aspettate miracoli, però almeno cominciamo ad avere una linea guida. Ok? Allora, il primo punto è scrivi che cosa fai durante una tua giornata tipo, no? Una tua giornata normale. Ecco, scrivi le cose che fai. Pieghi una paginetta e ti scrivi tutte le cose che fai in una giornata tipo. A che ora le fai, per quanto le fai, no? La descrivi, insomma. Poi prendi un'altra paginetta e ci scrivi cosa vuoi raggiungere nella tua vita e che cos'è importante per te. Per quelli che hanno fatto formazione trasformativa con me, sanno insomma come elicitare i valori, no? E come cominciare a lavorare sulla gerarchia dei valori. Ma in linea di massima ognuno di noi può sapere che cos'è importante per me, no? A che cosa do importanza nella mia vita e che cosa voglio raggiungere. Vi potete dare un tempo limite, per esempio cosa posso raggiungere in un anno, in un mese, in 10 anni, non lo so, vedete un po' voi. Il terzo punto è prendere queste due paginette e guardarle. Allora, in relazione a ciò che vuoi raggiungere e quindi in relazione a ciò che è importante per te, quanto distratto sei nella giornata tipo in relazione a ciò che vuoi raggiungere? Nella tua giornata tipo, quanto distratto sei da quella cosa là? E quindi la prima griglia è: mi fai capire dov'è che mi distraggo? Cercate di evidenziare tutte le distrazioni. Poi, cercate di organizzare le vostre priorità. Tante volte noi viviamo le giornate in modo un po' random. No, dovremmo essere capaci di programmare, no? Le nostre giornate. Allora, quali sono le vostre priorità? Cos'è importante fare prima o dopo per raggiungere il vostro obiettivo durante una giornata? E collocate queste azioni all'interno della vostra giornata tipo. Ecco perché è importante avere una giornata tipo, per togliere tutte le distrazioni che avete e sostituirle con le cose invece che vi avvicinano di più al vostro obiettivo. Può essere anche 5 minuti, ma 5 minuti dopo 10 giorni, insomma, sono 50 minuti. Dopo 100 giorni sono 500 minuti e 500 minuti cominciano a essere delle ore. Mi seguite? Quindi non dite, ah vabbè, è soltanto un minuto. Col cazzo, un minuto dietro l'altro è una vita. Mm? L'altro punto è: elimina il superfluo. Cioè, tutte quelle cose che non hanno senso, eliminatele. Eliminatele. Potete fare anche una prova per un mese, non è che dovete necessariamente rivoluzionare la vostra vita. Però qui, prima di andare avanti in questa lista, vi voglio dire una cosa.
Io non so se vi siete accorti di quanto, a parte in America sta venendo fuori un boom, ve lo dico, verrà fuori anche in Italia, ma anche in Italia sta venendo fuori questa cosa, cioè del minimalismo. Ci sono tantissime persone che stanno facendo video sul minimalismo, cioè sul vivere una vita minimale. Minimale non vuol dire di bassa qualità, anzi vuol dire di molta qualità, però togliendo le cose che non servono. Il minimalismo in generale, ve lo spiego così, poi se volete fate un approfondimento. Vi dice, non avete bisogno di 100 magliette, scegliete le 10 magliette che vi piacciono di più, le altre le donate via e avete risparmiato lo spazio delle 100 magliette, dovrete pulire meno e quindi avete tolto il superfluo di ciò che dovete pulire e via via, no? Tutte queste cose. Togliere tanto per avere di più, ok? Però fate una ricerca perché non vi voglio trasformare in minimalisti, cioè ci mancherebbe altro, io non devo decidere per voi o scegliere per voi, però è interessante perché è una corrente di pensiero entusiasmante se la pensate in termini di qualità, cioè avete più tempo e potete fare le cose meglio e non dite ho più tempo quindi posso fare più cose, perché se no cazzo ritorniamo all'inizio, cioè è quello che ha creato tutto questo paradosso. Adesso più tempo che cosa faccio? Niente! Niente, stai calmo un attimino. Allora, torniamo alla nostra lista delle cose da fare. Mantenere gli occhi sull'obiettivo. Se avete un obiettivo, se volete raggiungere qualcosa, mantenete lo sguardo in quella direzione. Tante volte ce lo dimentichiamo. E vi sfido a pensare ogni tanto, no? Ma che cazzo lo sto facendo a fare questa roba qui? Qual è la motivazione che supporta queste azioni? Mi portano in quella direzione. Questo vi rende molto più efficaci. Altra piccola strategia è dividere tutto in piccoli step. Cioè prendete il vostro percorso di un anno, lo dividete in piccoli step. Adesso faccio questo, adesso faccio questo. Piccoli step. Così anche quando non ci avete voglia, ma tanto un minuto lo faccio, in un minuto e fine. Ok? Come quelli che dicono, Madonna, che palle, devo andare a buttare via lo sporco fuori da casa, no? La pattumiera fuori. Ma ti ci è voluto più a dirlo e a pensarlo che a farlo. Quindi dividere in piccoli step. Quanto ci vuole? 30 secondi? Chiudo il sacchetto, lo metto fuori, fatto. E vi trovate cose fatte, però nella direzione che volete voi. Tutti i giorni un po'. Non mangiate l'elefante tutto insieme, mangiatelo un boccone per volta. Tutti i giorni un pezzettino, un pezzettino, un pezzettino. Perché volete fare un pezzettino tutti i giorni? Perché quel pezzettino deve diventare un'abitudine. E di punto in bianco la vostra giornata tipo, che non era produttiva e non vi portava nella direzione dove volevate voi e non avevate tempo per voi, di punto in bianco attraverso piccoli passaggi, dopo poco tempo, comincia a essere una giornata molto più vivibile. E se cominciate ad annoiarvi, quello vuol dire che avete tempo. Quindi la noia è un buon segno. Ah, mi sto annoiando, non c'ho niente da fare. Vuol dire che hai tempo libero? Mm? Quello che ti dice cosa fai nel tempo libero, voi vi dovete mettere gli anelli, quelli belli grossi, e gli date una sberla così, bam! Ma se è tempo libero, cosa devo fare nel tempo libero? È tempo libero, non devo fare niente, se no è tempo occupato. Allora, l'ultima cosa, ma ve l'ho già detta in realtà, l'ultima cosa è ricordatevi, programmare fa parte del percorso, programmare è un'azione. Programmatele le vostre giornate, programmate il vostro mese, le vostre settimane, per quanto possibile, chiaramente poi gli inconvenienti, le cose così inaspettate accadono, però vabbè. Allora, fine della discussione, tra poco vi chiederò come la pensate a riguardo di queste cose, vi faccio un attimo il riassunto di tutta questa apertura che ho fatto per voi. Il tempo è il trascorrere degli eventi. Quindi sicuramente ci devono essere degli eventi, delle esperienze, delle percezioni, ci deve essere un percettore per avvertire il senso del tempo. Noi l'avvertiamo attraverso il fare. Ma non dobbiamo riempire, altrimenti entriamo nel paradosso, non dobbiamo riempire tutto il tempo con il fare, soprattutto il fare fisico.
c'è bisogno anche di investire del tempo nelle pause. Quindi cominciate a pensare alle pause come qualcosa di attivo. Volete un esempio? Nella comunicazione è importantissimo ogni tanto fare delle pause. E questo era l'esempio. Ok? Poi abbiamo detto di stare attenti a non sovraffollare la nostra vita, perché quando sovraffolliamo la nostra vita, sovraffolliamo anche la nostra mente. E quando la mente è sovraffollata, non ha più energie. Vi ricordo che non è possibile fare le cose in multitasking, meglio fare una cosa per volta fatta bene piuttosto che 10.000 fatte un po' a bischero, un po' così. Se non avete tempo, avete problemi nelle relazioni, nella comunicazione, nell'alimentazione e anche nel lavoro stesso, nelle mansioni che volete fare. Mm? Vi ho dato un esercizio per cercare di rinquadrare un po' la vostra giornata, la vostra vita e per ottenere un po' di tempo. E voglio che vi ricordiate che fare meno in realtà è fare di più e meglio. E abbiamo bisogno nella nostra vita di esseri umani di potenza, cioè di possibilità. E dobbiamo avere tempo per generarle queste possibilità. Abbiamo bisogno del mito, di ritrovarci in un qualcosa che attraversa il nostro connotato di storia e di cultura. Abbiamo bisogno di discussioni attive, come quelle che facciamo durante questi incontri. Adesso tra poco fermerò la registrazione e comincerà la nostra discussione attiva. Abbiamo bisogno di bontà. E la bontà, lo sapete tutti perché siete italiani, è un qualcosa che ha bisogno di tempo. Quella roba buona da mangiare è un qualcosa che ha avuto bisogno di un processo lungo nel tempo. Mi viene in mente per esempio certi formaggi, no? Che hanno una trafila abbastanza lunga. Sì, è vero, il bocconcino di mozzarella, finito. Però il discorso è, prima di averlo mangiato, quanto tempo ci è voluto per creare una cosa buona. Mm? La bontà ha bisogno di tempo. C'è bisogno di stare con chi amiamo e di poter aver tempo da dedicare alle cose che ci piacciono. Altrimenti rimaniamo sempre in superficie. E se non entriamo un po' in profondità, non riusciamo a manifestare noi stessi, la nostra unicità, ok? Siamo un tot di persone, facciamo gli spaghetti all'olio, cosa più semplice per gli italiani, no? Fai la spaghetti all'olio, se la facciamo così all'incirca, tutti gli spaghetti sono uguali, ma se ci mettiamo del nostro, ogni spaghetto che facciamo è diverso, perché risente di noi, della nostra unicità. Mm? E per fare tutto questo c'è bisogno di tempo.